Sabrina Sossi continua a far discutere nonostante Temptation Island sia finito da qualche settimana. Prima di entrare nel merito della questione vi ricordo, qualora avesse piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like proprio a questo video. Come dicevo, Sabrina Sossi continua a far discutere anche se Temptation Island ormai è finito da qualche settimana, soprattutto per il suo rapporto con il single Lori, o meglio, per quello che sembrava essere un rapporto e che invece ora abbiamo capito non esserci più, o forse non c'è neanche mai stato, perché tutti quanti ricordiamo che Sabrina all'interno del villaggio ha praticamente dimenticato il suo fidanzato Giovanni per focalizzarsi soltanto sul singolo Lori, del quale neanche conosceva il nome e ricordava il nome nei primi giorni. Poi ovviamente ha incominciato ad avvicinarsi in maniera molto più seria, quindi quantomeno il nome lo ha imparato, spingendosi sempre più oltre, arrivando anche a dare un bacio che chiaramente il tentatore ha dato per il suo ruolo che aveva in quel contesto, e non lo dico io, lo dicono i fatti, le circostanze e anche lui stesso, perché praticamente lui sì ha secondato Sabrina dicendo io voglio quello che vuoi tu, ma non è che fosse proprio così, dato che poi subito dopo lui ha messo immediatamente un freno dicendo che non sarebbe più ricapitato, probabilmente non tanto per il bacio in sé, ma per la reazione che ha avuto Sabrina, perché Sabrina avrebbe voluto qualcosa in più, un bacio più approfondito da quello che dice lei, anzi all'inizio negava addirittura che ci fosse stato il bacio, infatti Lori si è nervosito per quella questione, ma il punto della situazione qual è? È che tra i due c'è stata una sorta di piccolo scontro social, perché Lori è stata avvistata in vacanza con Sara e lui già ha specificato, ha precisato che non è in vacanza con Sara, ma sono in vacanza con due gruppi diversi, si sono ritrovati lì e ovviamente conoscendosi dall'esperienza di Temptation Island ogni tanto si vedono per un drink. Su questo io non metto becco perché chiaramente sanno loro come stanno le cose e quali sono i rapporti, però mi sembra abbastanza lineare come spiegazione. Sabrina però, vedendo quelle immagini, era stata ovviamente interpellata e chiamata in causa e ha risposto con un commento dicendo che Lori può fare quello che vuole e a lei non interessa niente perché non è né suo fidanzato né suo amico, quindi proprio una bella frecciata pesante che segna la fine di un rapporto che fino comunque all'ultimo giorno del villaggio sembrava essere quantomeno buono in termini di amicizia, poi ovviamente era tutta facciata e tutta apparenza, e Lori nella risposta che ha dato a Sabrina, in cui ha specificato anche quello che ho appena detto, ovvero che con Sara sta facendo una vacanza completamente separata, lui da lei con due gruppi diversi, ha anche ribadito, anzi ha aperto proprio il video dicendo che ha preso questa notizia che non sono neanche amici lui e Sabrina, e ha detto che finalmente sono d'accordo su qualcosa. Ovviamente questo per creare ulteriore distacco e per quasi per sottolineare anche la sua volontà di tagliare i ponti completamente con Sabrina, cosa che probabilmente è stata già fatta diverse settimane fa. Come si è arrivati a questo scontro mi sembra abbastanza palese dalla situazione insomma che si è venuta a creare, dato che Sabrina non è che fosse infatuata secondo me, però all'interno di quel contesto avrebbe voluto qualcosa di più, sembrava veramente una ragazzina in vacanza in preda agli ormoni e quindi si è fatta guidare proprio dall'istinto completamente all'interno del villaggio di Temptation Island, prendendo il palo sia all'inizio ma poi anche dopo soprattutto, perché prima ha preso il palo ma poi comunque Lori il bacio gli ha dato. Poi quando lei ha ventilato l'ipotesi e la possibilità di dare un altro bacio a Lori, il ragazzo si è tirato decisamente indietro, mettendo le mani avanti e sostenendo che non sarebbe mai più ricapitato. Infatti Sabrina lì poi chiaramente non l'ha presa benissimo, però ripeto, fino a quando c'è stato il fallo di confronto, fino a poco prima del fallo di confronto con Giovanni, lei ha avuto questa vicinanza comunque con Lori, probabilmente anche perché erano rimasti soltanto loro all'interno del villaggio, bisogna anche sottolineare questa cosa, però erano vicini, abbracciati, quindi praticamente ci siamo ritrovati in una situazione in cui Sabrina si è lasciata da Giovanni e da Lori allo stesso tempo, si è lasciata peggio dal single Lori, con il quale non ha avuto un minimo di relazione, piuttosto che con Giovanni, perché Giovanni, l'abbiamo visto finora, ha difeso Sabrina dai commenti e dagli insulti che le sono arrivati e credo che l'abbia fatto anche a ragion veduta giustamente, perché qui si commenta quanto accaduto nel programma, ma bisogna cercare di farlo sempre nel rispetto della persona senza insultare, ma commentare in maniera più civile possibile quello che è accaduto nel programma. Qui
parliamo sempre di un aspetto relativo al programma e soprattutto di una roba pubblica, visto che loro sono usciti allo scoperto con 2 video pubblicati sui social. Sabrina, non so se abbia fatto un video o meno, ho letto il commento, mi sembra che abbia fatto comunque un commento relativo a Lori. Lori ha risposto con un video pubblico, quindi è inevitabile poi che se ne vada a parlare e si vada a commentare questa situazione che continua a protrarsi un po' troppo per le lunghe, perché a questo punto tra di loro non c'è stato praticamente nulla. Secondo me sarebbe anche giusto metterci una pietra sopra. Sabrina fa un po' la scena della gelosa, perché con quel commento non si può non pensare che sia un minimo gelosa della situazione di Lori, nonostante con Sara non ci sia niente, e dall'altra parte invece Lori comunque ribadisce questo suo quasi fastidio provato nei confronti di Sabrina, forse non per tutto il percorso di Temptation Island, ma quantomeno per le battute finali. Un altro aspetto su cui mi voglio concentrare per quanto riguarda il post Temptation Island, che potremmo anche poi vedere e approfondire secondo me a settembre, non so se con delle puntate speciali di Uomini e Donne oppure proprio con delle puntate di Temptation Island, è la storia tra Soraya e Christian. Abbiamo visto che sono usciti fuori dei messaggi di Christian a delle ragazze, delle chat sono spuntate, quindi ovviamente queste chat cambierebbero in maniera importante l'andamento della storia tra Soraya e Christian, perché finora Christian era colui che era uscito perfettamente in maniera impeccabile, e l'ho detto anche io stesso, perché per quello che ho visto nel programma Christian non ha sbagliato nulla. Christian nel programma non ha sbagliato nulla. Fuori ovviamente qualche problema c'è stato e l'avevo anche comunque confermato anche io stesso, non perché sapessi qualcosa, ma perché è ovvio che quello che dice Soraya magari può non essere tutto vero, però non può essere neanche tutto falso, e soprattutto se ci sono dei problemi nella coppia non possono essere dovuti soltanto ad una persona, in quel caso Soraya, ma per forza di cose sono dovuti ad entrambi. Quindi Christian si conferma ovviamente non una persona perfetta e non un angelo. Alcuni dicono che volesse apparire come un angelo, magari anche proprio la stessa Soraya l'ha sostenuto, ma io non credo che questa fosse la sua intenzione, quantomeno non all'interno del programma, perché ho letto alcuni commenti su Christian riguardo il fatto che lui avrebbe recitato perfettamente il ruolo del bravo ragazzo all'interno di Temptation Island senza sbagliare nulla. Onestamente, perché sono pochi giorni alla fine, quindi uno può anche trattenersi se ha un bel po' di autocontrollo e evitare di avere delle reazioni spropositate, di fare dei passi falsi. Questo sicuramente lo può fare, perché ripeto, sono al massimo 3 settimane, ma di solito si esce sempre prima perché vengono chiesti i falò anticipati e quindi tendenzialmente sono meno di 20 giorni. Però allo stesso tempo io credo che Christian sia realmente così, e lo ha confermato anche Soraya in parte per quanto riguarda il suo carattere, quindi io credo che Christian sia davvero una brava persona, ma che comunque commette degli errori, e lì ha sbagliato palesemente con le chat, se queste chat sono vere, perché poi ovviamente c'è sempre bisogno delle prove, delle controprove in questi casi, dato che con l'intelligenza artificiale al giorno d'oggi si può creare di tutto e di più, quindi io ci vado sempre con i piedi di piombo. Fatto sta che però ovviamente un pochettino le carte in tavola cambiano, ma considerando sempre, perché poi io credo che potrebbe uscire anche qualcos'altro su Soraya eventualmente, se andassimo a scavare nella loro relazione di un anno o due, insomma, però concentrandoci soltanto sul programma rimane sempre la posizione negativa di Soraya e positiva di Christian dal mio punto di vista. Ovvio che, visto come sono usciti dal programma, l'uscita di queste chat di Christian con un'altra ragazza, con altre ragazze, sicuramente lo va a penalizzare e lo va a far scendere un po' dall'Olimpo nel quale era stato portato soprattutto da alcune fan. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forsinet. Ciao a tutti.